Salve a tutti, dopo il video, l'ultimo video, quello sull'ear training, c'è stata una bella accoglienza, diciamo, è piaciuto molto. Allora ho pensato di fare subito l'integrazione degli altri 3 intervalli, diciamo, che sono quelli pari, seconda, quarta e sesta. Noi nel video scorso abbiamo fatto prima, terza, quinta e settima, che sono quelle là che costituiscono l'accordo maggiore. Qua facciamo la seconda, la quarta e la sesta, che sono, diciamo, più colorite rispetto a delle cose, ok? Prima di continuare, mi raccomando, spippoliamo, iscrivetevi al canale. C'è una cosa incredibile, ho scoperto che il 55% delle persone che vedono i miei video non sono iscritte al canale. Non capisco perché. A voi non costa nulla, invece al canale fa molto bene, perché YouTube si entusiasma, dice qua fanno le belle cose. Quindi spippolate, iscrivetevi, campanella, commentate, qualsiasi cosa. Detto questo, piccola precisazione: l'orecchio di cui stiamo parlando in questo momento è l'orecchio, la capacità, ci riferiamo alla capacità di decodificare suoni esterni. Sentiamo un suono e riconosciamo che cos'è, che intervallo è rispetto alla tonalità, alla scala di impianto. Non ci riferiamo agli intervalli melodici, ta 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 ta, 2 note, no, solo una nota. Quindi che nota è questa qua rispetto a Do? Questo è Sol, e la quinta, e fa questa canzone che non mi ricordo mai se si chiama Bianco Natale, Angelo del Cielo. Ok, questo è l'orecchio su cui cerchiamo di lavorare, non quello che alcuni hanno definito orecchio interno, cioè l'immaginazione, cioè il fatto di dentro la testa. No, questa cosa qua non c'entra niente nell'improvvisazione, non c'entra niente. Questa è una capacità di decodifica, cioè il fatto di sentire una nota, una melodia e trovarla sul pianoforte. Questa è la cosa, ok? Quindi, detto questo, dopo la sigla procediamo. Allora, ripetiamo, piccolo ripasso. Abbiamo detto che associamo ad ogni nota una melodia che inizia con quella nota, ok? Quindi alla prima, quindi siamo in Do, la scala di Do e Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, stanno 7 note, 8 col Do finale, ognuna di queste si chiama col posto che occupa, quindi nella scala di Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do è la prima, Re è la seconda, Mi è la terza, eccetera, eccetera. Questo è il concetto, quindi abbiamo un punto di riferimento, Do, la scala di Do, e becchiamo a orecchio che posto occupa la nota che stiamo sentendo qui. Come facciamo? A ogni nota, quindi in questo caso la prima, che nella scala di Do è Do ovviamente, associamo una melodia che è Fra Martino. No, quindi quando io suono questa nota, uno no, Fra Martino è la prima in Do, Do. Quindi alla fine del processo uno diventa veloce, fa Do, Mi, eccetera, eccetera. Le 4 canzoni per le note dispari, prima, terza, quinta e settima, che come ormai saprete sono le note che costituiscono l'accordo maggiore, per i puristi e i filosofi che è composto da 7 note, non da 3, da 2, da 3, da 7. Quindi prima, terza, quinta, settima, nona, undicesima e tredicesima. Ok? Undicesima diesis. Qui le 4 note che costituiscono, danno il sapore dell'accordo, sono prima, terza, quinta e settima. Quindi noi abbiamo trattato queste 4 note. Do, Fra Martino, la terza, Jingle Bell, ok, la quinta, incredibile, Silent Night, Bianco Natale. Ah, no, non credo che sia questo. Comunque il nome è poco importante. Quinta, mo come si chiama? Si chiama. È la settima, che mi è stata molto criticata dai puristi. È una canzone che io trovo personalmente bellissima, che è La Solitudine. Io la trovo bellissima perché c'ho un animo pop, poi alla fine c'è il pop, a me mi fa morire. Comunque detto, quindi Fra Martino, prima, terza, Jingle Bells,
quinta, Silent Night, settima, Marco se n'è andato e non ritorna più. Bellissimo. Bello. Queste 4 sono, abbiamo provato anche un po' a farlo, magari alla fine del video vi faccio 2 minuti di pratica. Ok, arriviamo finalmente alla seconda e la quarta e la sesta, che notoriamente, chi mi segue lo sa, si possono chiamare seconda, quarta e sesta, o si possono chiamare anche nona, undicesima e tredicesima, cioè più 7. La seconda si può chiamare nona, 2 più 7. La quarta si può chiamare undicesima, 4 più 7, eccetera, eccetera. La sesta, più 7, 13. Comunque ora le chiamano seconda, quarta e sesta. Allora, per la seconda un'altra canzone immortale. Chiaramente io suggerisco queste canzoni perché avendo un pubblico vario e soprattutto anche molte persone grandi che si vogliono si vogliono fare un regalo, dico io, a un certo punto nella vita. Io ho moltissimi allievi, 30, 40, 50, 60, 70, 80, è chiaro, quindi le canzoni pop, però c'ho anche i giovani, quindi che uno mi propone la canzone dei Camaleonti, cioè il ragazzo di 18 anni pensa che è una citazione, diciamo, forestale, insomma, cioè, non... senza fine. Quindi senza fine. La sesta ve la faccio sentire, vi faccio sentire questo piccolo che è un pezzo vecchissimo che però in quasi tutti i film, quelli, sai, quelli belli, vecchi, insomma, cioè, ci sta sempre il momento in cui lei entra nella sala da ballo e l'orchestra attacca questa canzone che si chiama Moonlight Serenade. Non so se qui è questa qua. Diciamo che chiunque sia stato davanti a una televisione negli ultimi 20 anni gli deve essere capitato questa musica. Comunque se non è capitata è un motivetto che ha avuto un successo strepitoso, e se no ne trovate un'altra. Per me, a questa mi piace, mi ricordo quando ero piccolo. Chiaramente questa era in mi bemolle, invece ora la suono in do, quindi ok? Quindi abbiamo detto la seconda senza fine, la sesta che se uno se la ripete poi se la impara pure che non conosce il pezzo originale. Arriviamo a quella strana, la quarta. Qua nel corso, pensate che io faccio questa cosa degli earthtraining così, penso dal 1987-8, quando sono tornato dall'America, perché questo era un esercizio che faceva fare Charlie Banacos, un strepitosissimo docente, insegnante, maestro di Mike Stern, di Danilo Perez, per dirvene uno, con cui ho avuto la fortuna di fare un po' di lezioni, e lui proprio era un maniaco di questa cosa, e quindi ti faceva fare questo esercizio con triade e nota, triade e nota, triade e nota, proprio per non far memorizzare gli intervalli melodici, ma intervalli armonici, cioè il valore della nota su una triade, non il valore di 2 note fra di loro. Ora, la quarta, avendo io fatto, diciamo, in un lontanissimo passato, il chierichetto, siamo in Italia, insomma, un paese, diciamo, cattolico, e cioè questo quando suono questa quarta, a me mi ricorda questa cosa della chiesa. Andate in pace, no? Mi ricorda questa cosa qua. Mi hanno proposto un sacco in questi 35 passanni, una tonnellata di altri intervalli, altri motivi, tra cui mi pare insomma, comunque a me questa qua mi fa ridere, mi fa nostalgia e mi fa chiaro il fatto. Quindi questo intervallo noi nei nostri corsi lo chiamiamo la chiesa, perché mi ricorda la chiesa. Quindi senza fine, senza fine, Moonlight Serenade, la chiesa. Quindi a questo punto li ripetiamo tutti a 7. 1,
una volta e per tutte. Scusate, controllo che sta registrando, perché io ho questo terrore che qualcosa, siccome sto registrando 4-5 cose contemporaneamente, un po' la vecchiaia, un po', cioè mi scordo, è bello e buono, faccio tutto il video bellissimo e poi sompa, scusatemi la deviazione. Allora, prima in do maggiore, do, Fra Martino, seconda, senza fine, terza, quarta, la celeberrima La Chiesa, la quinta, Silent Night, spero di averla azzeccata, la sesta, Moonlight Serenade, e settima, La solitudine. 7 intervalli, 7 motivetti. Ora, al di là del fatto che questa può diventare una cosa divertente pure da fare col cugino, col fratello, col nipotino, chiaramente non giocate con i bambini, perché i bambini vi spezzano dopo 3 secondi, proprio acchiappano pure qualsiasi cosa, perché non si fanno le pippe, perché non hanno paura di sbagliare, perché è un gioco, tutta la vita è un gioco, e quindi i grandi, i bambini sono terrificanti a questa cosa. Detto questo, come prima cosa, lo potete fare con altre persone. Io vi consiglio di fare un fatto progressivo, cioè di mettere a posto prima delle cose. Allora, le prime 3 che dovete mettere a posto sono la triade, prima, terza e quinta. Quindi Fra Martino, Jingle Bells e Silent Night. Poi ci aggiungete la settima, che è quella già un poco più sfiziosa, insomma, diciamo, no? Fate queste 4 e dopodiché fate le 3 pari, quindi prima, terza, quinta, sesta, seconda, quarta e sesta, quindi senza fine, La Chiesa, Moonlight Serenade, ok? E poi le mischiate. Se non sentite bene, qual è la procedura? Sentite il suono. Non pensate numero, nomico, pensate il motivo. Dopo un poco voi suonate questo e parte dentro l'orecchio proprio. Ora questo qua si chiama Silent Night ed è la quinta. In do chi è la quinta? Sol. Questi passaggi li dovete fare uno alla volta, sempre, fino a quando voi farete è dentro il vostro orecchio proprio la voce di Satana quinta. Questo è il concetto. Fino a quando non sentite questa voce chiara, continuate a fare. Ascolto. Na, penso la melodia. Na na na. Ah, Silent Night, questa è la quinta. In do, sol. Okay. Piano, andate in profondità, non correte, non c'è bisogno, tanto non ci corre appresso nessuno. Detto questo, io ora ve lo faccio proprio 2 minuti. Ok? Vi faccio lezione. Faccio come se facessi una lezione, ma diciamo super concentrato, perché le lezioni di questa roba a noi durano un'ora, però vedete, faccio una roba breve. Mi raccomando, non mettere la tastiera, se no sbirciano. Un Martin, prima, do. Silent Night, o come caspita si chiama, comunque la quinta, in do, sol. Jingle bell, jingle bell. Jingle bell? Qual è? La terza. Ah, in do, mi, ok. Questo è un po' come dovreste fare. Solo la triade faccio. No, no, no. Chiaramente prima, terza e quinta non stanno solo là, stanno anche più alte, più basse, no? Quindi potete poi, se volete ancora potenziare, andare più in alto e anche più in basso, sembrano più simili. Per esempio, non so, forse sentirete dei rumori, ci sta mia moglie che non so che sta combinando di là, stendo roba che si trascina, se sentite il rumore sopportate. Terza, qua me la faccio altissima.
Qua è difficile. Ancora più alta, ancora più alta. Questa ma anche io la riconoscerei. No. Chiaramente non cercate di cantarla in culo ai gabbiani là sopra. Trovate un posto dove. Fra Martino, eccetera. Prima, terza, poi aggiungete la settima. Mo vado, non dico niente, no. Magari ve la suono 2 volte, non state distratti. La suono 2 volte e non dico niente, fate voi. O magari mettete davanti al pianoforte, inventate e poi vedete, controllate col pianoforte. Attenzione, sto facendo solo le dispari, non vi confondete. Capita a volte che uno all'inizio le becca tutte e poi dopo un po' con l'orecchio si satura, un po' come succede anche con i profumi. E quindi magari i primi 5 minuti siete dei fulmini, poi vi confondete, voi ci mettete, poi lo rifate, eccetera, eccetera. Ora faccio su tutta la tastiera, attenzione, sempre le dispari, prima, terza, quinta e settima. Ok? Avete capito un po' il meccanismo. Vi faccio le pari, la seconda, la quarta e la sesta, giusto per vedere se le beccate. Solo seconda, quarta e sesta, senza fine. La chiesa e Mulla in serenità. La beccate? Senza fine. Vado direttamente un po' su, un po' giù, se che quello su 3 su 1. Ok? Ora vi faccio proprio 2 minuti, non dico niente, sono solamente 2 volte e vediamo in questi 20 minuti che cosa è successo. Quindi sono 20 minuti quell'altro video, 20 minuti questo qua in cui ho parlato, spiegato. Immaginate se avessimo fatto per 20 minuti lezioni così, cioè 20 minuti di note, eccetera, eccetera, il vostro orecchio dove starebbe? Quindi quei contraddittori che dicono che l'orecchio è un dono di Dio, eccetera, eccetera. Ciao. Sono 2 volte sempre, per conferma.
Riconoscete? Bene, non riconoscete? Andate avanti. Fate stare l'orecchio in questa modalità in ascolto. Alcuni di voi sicuramente hanno già grippato le punte qua, sicuramente, perché l'orecchio non è abituato, un po' collassa. Fermatevi e poi la ripetete. Vedete, vi metto l'indice nella descrizione, sapete ci stanno andate là e ve lo rifate. Ok? Spero che vi siate divertiti fondamentalmente, perché se uno invece di prenderlo come un fatto tragico la prende come un gioco, un videogioco, un livello 1, livello 2, questa cosa diventa divertente e sviluppate capacità che veramente non sognavate neanche di avere, ok? Quindi è inutile che vi dico, se siete interessati, se vi fa piacere, ci sono video su YouTube, ci sono i videocorsi online registrati che ve li vedete da soli, oppure ci sta il top del top, i corsi alla VSA con noi in diretta su Zoom. Ragazzi, è stato un piacere come sempre e spero che vi siate divertiti, spero che vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.